Buongiorno ragazzi e buon inizio settimana. La mia settimana inizia così. Sto realizzando una tuta per mia sorella. La felpa è finita. Questa è la felpa, mi piace un botto, molto carina, è corta come felpa, non è una felpa lunga, è una felpa che arriva alla vita circa. E ho fatto le maniche un po' arricciate qui, quindi che hanno un po' di volume vicino al polsino. Il polsino è un pochino più alto del normale e ho fatto anche il colletto perché mia sorella mi ha chiesto il colletto, quindi io ho fatto il colletto. Adesso devo procedere con il pantalone. Dunque sono uscita, adesso sto andando a comprare l'elastico per la tuta. Ho appena ritagliato l'elastico della misura che mi occorreva per la circonferenza del pantalone. Vado a creare la fascia per il cinturino e ci inserisco dentro l'elastico. Finito. Dopo dovrebbe venire mia sorella così ve la faccio vedere anche indossata. Dunque ragazzi, questa è la tuta indossata. Se a te piace? Buongiorno ragazzi, oggi è mercoledì, come già avrete visto dal tempo è una giornata abbastanza colorata devo dire e non sono per niente produttiva e questo è un bel problema. Comunque, dopo aver impiegato circa un'ora e mezza sulle tendenze moda per quanto riguarda gli stivali per la stagione autunno-inverno 2021-2022 finalmente ho trovato qualcosa di colorato, qualcosa che desse un po' di brio a questa giornata di... Ci siamo capiti. Userò questo blocco da disegno per disegnare gli stivali. Questo l'ho comprato da Tiger. Prima di disegnare delle scarpe o degli stivali o qualsiasi calzatura, vi consiglio di andare su Pinterest e cercare delle reference sui piedi, in modo da poter capire bene l'anatomia del piede. Adesso andrò a fare degli esercizi di riscaldamento per quanto riguarda il piede. Questo è un procedimento molto importante perché vi permetterà di andare ad individuare subito poi le linee che dovrete utilizzare per disegnare delle scarpe. Vedrete che poi in questo modo sarà molto più semplice disegnare delle calzature.
Sto andando a riscaldare la gomma pane per cercare di schiarire i tratti della matita. Mi raccomando, quando andate a cancellare, tamponate sul foglio. Ho preparato già gli acquerelli perché siccome devo fare delle grosse campiture preferisco colorare con gli acquerelli. Ho terminato l'illustrazione, però sinceramente vorrei passarla al computer e lavorarla in alcuni programmi. Non so se la lavorerò con Procreate o con Photoshop per cercare di emergere un pochino di più questa illustrazione. Questa
l'illustrazione è finita, l'ho finita di modificare con Procreate, ho aggiunto alcuni dettagli per far emergere un pochino di più la parte bianca dell'illustrazione, quindi sono andata ad intervenire sui punti bianchi, diciamo sulle perline, ho aggiunto qualche tocco luminoso e questa è l'illustrazione finita. Mi piace un casino. Dunque ragazzi, finalmente abbiamo finito, sono abbastanza stanca perché ho lavorato intensamente tutto il giorno e io spero che questo video vi possa essere d'aiuto. Niente, spero che attraverso questo video voi abbiate appreso un qualcosa. Se avete delle richieste vi raccomando, potete farmele tranquillamente qui sotto tramite un commento e cercherò, come in questo caso, di risolvere i vostri problemi, le vostre richieste, eccetera eccetera. Io per ora vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!